Ciao e benvenuti nel video delle location del film del 2001 From Hell, la vera storia di Jack lo Squartatore. Yeah! La pellicola è ovviamente ambientata nella Londra vittoriana, ma una parte di Spitalfields, il quartiere del borgo londinese, è stata ricostruita a Praga, in studio e in location reali che oggi andremo a vedere insieme. Adesso mi trovo in questa bellissima pensione e tra l'altro lo stile barocco mi ricorda tantissimo il film, infatti ho detto no, devo assolutamente girare qui la intro. Questo film mi piace davvero tantissimo, vi avevo fatto vedere che ho anche il DVD e devo ammettere che ci sono rimasta abbastanza di stucco quando ho scoperto fosse girato a Praga e non a Londra. Voi ve l'aspettavate? Guardate questo edificio, mi ricorda qualcosa? Penso proprio di sì, perché in Jack lo Squartatore l'ospedale di Londra non è altro che un'università, università di legge. Era da qui davanti proprio, così. Vedete la scritta? Nel film avevano messo la scritta a caratteri simili, ma con scritto The Royal London Hospital. C'era anche una statua qui. Non so se l'abbiano aggiunta per le riprese o se già fosse presente e poi rimossa. E l'ospedale di Jack lo Squartatore si trova qui. Non chiedetemi di pronunciarlo, vi prego. Ah! L'interno di Buckingham Palace e la biblioteca che si vede nella parte finale del film, quando il detective Aberrine, interpretato da Johnny Depp, legge il libro sulla storia dei massoni, si trovano entrambi in realtà al monastero di Strahov. Fondato nel 1140, ma il suo attuale aspetto barocco all'interno risale più o meno alla metà del XVII e XVIII secolo. La biblioteca è nella sala filosofica. Hanno girato qui tra l'altro anche alcune scene di Outlander. Sto vedendo come entrare. Allora, saranno i biglietti su. L'opera sul soffitto è di Anton Molbetech. Molbetech, scusate tantissimo la pronuncia. E ho letto che dovrebbe rappresentare la ricerca della saggezza, lo sviluppo spirituale e intellettuale dell'uomo. Meravigliosa questa biblioteca. Una raccolta di libri, documenti, manoscritti, carte geografiche, chi più ne ha più ne metta, davvero impressionante. Nel film, in Jack lo Squartatore, si vede benissimo quello. C'era Johnny Depp seduto, c'era Johnny Depp seduto proprio qui nel mezzo. Poi c'è, guarda anche sopra. Cioè, troppo bello. Vedete, qui c'è anche una collezione di minerali. No, no, vabbè, bellissimo. Questa invece dove si trovava Buckingham Palace è la sala teologica. È la sala più famosa del monastero, hanno girato infatti tantissimi altri film anche qui. È stata costruita tra il 1671 e il 1679 su progetto dell'architetto Giovanni Orsi. Su internet c'era scritto che per fare le foto bisognasse pagare una maggiorazione di prezzo, ma ho chiesto alla cassa e mi hanno detto che non è vero, cioè che posso liberamente fare foto, video, tutto quanto. Vi avviso però che le sale si possono ammirare solamente dal bordo, quindi qualcuno potrebbe rimanere deluso da ciò. Infatti ho visto qualche lamentela nelle recensioni. Io vi consiglio comunque sia di visitarlo perché è veramente molto bello, merita.
Un cimitero ricco di storia e dall'atmosfera unica? Eccolo qua, il cimitero più grande di Praga, Olszany Cemeteries. Veramente enorme, infatti qua dentro è facilissimo perdersi. Anche questa è stata location di numerosi film. Nella vera storia di Jack lo Squartatore si svolge il funerale di Polly Nichols. È qui che Aberline incontra per la prima volta Mary Kelly e chiede a lei e alle ragazze di testimoniare. Molti sono i personaggi importanti seppelliti qui. Non è nella zona centrale di Praga, ma con i mezzi pubblici è facile arrivare. Aberline, Johnny Depp, si intrufola ingannando le guardie per cercare degli uffici della sezione speciale. Poi vabbè, ovviamente scopre tutti qua, guardate bellino lui! Dopodiché Johnny Depp scoprirà ovviamente dei collegamenti sui vari misteri e gli uffici della sezione segreta sono il Sun Palace, vicino a piazza Ardkrani. Eccolo! L'edificio è uno spazio espositivo della Galleria Nazionale di Praga. Io ragazzi mi sto immaginando la carrozza che passa proprio da qui come nel film. Ospita arte contemporanea, ma nel film hanno ripreso solo gli esterni. La mia location preferita fino ad ora è stato il cimitero, ma sono sicura che se la batterà con la prossima. Questa è la piazza dove si trova. Guardate che meraviglia qui. Ta-ta-ta! E guardate laggiù che panorama. Guardate questo bel edificio in stile neorinascimentale, siamo alla galleria, tra virgolette, in cui Aberline mostra a Mary Kelly il ritratto del principe Albert, Edward Albert Victor. Entriamo all'interno del Museo di Storia Naturale. Ospita anche diverse esposizioni e collezioni. Il prezzo per entrare è di 250 corone ceche, all'incirca 10 euro. Questi ragazzi sono i biglietti, 280 corone a testa, non 250. E a Londra non hanno girato praticamente niente. Le scene qui in studio a Praga comprendevano la ricostruzione della chiesa Whitechapel e anche del pub Ten Bells, che tra l'altro sono ancora visibili e visitabili a Londra. Mi godo questo museo di storia naturale, il video termina qui, spero vi sia piaciuto e ci vediamo la settimana prossima. Ciao!